ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, avevo preso, mi è stato regalato questo mazzo di oracoli da un po' di tempo e stavano lì nel cofanetto. E hanno le carte, sono le carte dei tempi, no? Sapendo che il tempo non esiste, facciamo finta un gioco. Vi ricordate? Non so se anche voi dicevate da piccole facciamo finta un gioco, facciamo finta che il tempo esista, un tempo lineare, ok? E siccome magari quando parliamo anche di tempo delle stagioni, qua c'è anche estate, autunno, inverno, sono dei tempi dell'anima, no? Quindi lo trasporteremo anche nei tempi dell'anima. E l'inverno è quando sotto la superficie si sta creando la vita, l'autunno quando cadono i rami secchi, no? E quindi trasporteremo questo sui tempi anche dell'anima. Però andiamo a vedere anche quella determinata cosa quando accadrà. Così lo trasporteremo sia su un tempo lineare che un tempo dell'anima, perché il quanto tempo ci vuole non è dato tanto dal tempo lineare in sé, ma quanto tu riesci a lasciarti andare all'amore, al darti, all'offrirti agli eventi, no? A quanto tempo ci vuole a farti perdere il controllo sugli eventi, e quello è il tempo. E quindi ciò che poteva realizzarsi in 10 anni lo realizzi in un secondo. Ecco, allora, ragazzi miei ragazzi, vediamo di che si tratta, quanto tempo ci vuole. Andiamo a fare due varianti, mettiamo i simbolini, primo simbolino e secondo simbolino. Vediamo, le potete scegliere anche entrambe con quanto tempo ci vuole su quella cosa e quanto tempo ci vuole su quell'altra cosa. Pensate a due cose diverse e vediamo anche cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Allora, quanto tempo ci vuole? Prima variante e seconda variante. E partiamo dalla prima. Allora, vediamo quanto tempo ci vuole. Quanto tempo? Quanto tempo? Per la prima variante. Quanto tempo? Fai una pausa. Allora, alcuni di voi si stanno incallendo su quella domanda che avete fatto e ti stanno dicendo fai una pausa. Guarda, questo qua sta scrivendo magari una poesia, qualcosa, sta prendendo un tè. Ti vuole dire questa carta, tu non ci devi pensare a quanto tempo. Va bene? Non ti stanno rispondendo né con una stagione né con un tempo lineare. Fai una pausa. E la pausa dai pensieri. E la pausa dall'analisi, e la pausa dal, dall'ipercontrollo sull'evento. Fai una pausa, dice ridi, rilassati, rilassati, ti dicono. Vediamo di che stanno parlando. Vediamo quanto tempo, vediamo di che stanno parlando. L'energia di questo evento di cui mi hai chiesto, qual è l'archetipo di questo evento, l'energia? Paggio di coppe, che qualcuno ti scriva? Allora, che qualcuno ti scriva. Guarda, stanno scrivendo tutti e due, vedi? L'energia qua è che una persona chiami, o che l'amore arrivi, o che l'entusiasmo ritorni, o che il cuore torni a pulsare per un'idea, per una persona, per un progetto, o che ti richiami qualcuno, che ti chiami qualcuno, o che tu stessa o tu stesso torni ad avere quella spensieratezza, quella luce. L'energia l'archetipo del paggio di coppe, che è dolcissimo, è la gratitudine verso la vita, no? Anche. E vediamo un po' ancora qual è l'energia di questo evento. Abbiamo visto l'archetipo, il paggio di coppe. Vediamo cosa ci raccontano ancora. L'asso di denari. Guarda, fai una pausa perché è in arrivo per te questa opportunità, che ti farà molto felice, contenta. Cioè, non ci pensare perché c'è un'opportunità grossa.
o è un incontro importante, o è un incontro romantico, o è un incontro di lavoro. Fatto sta che l'asso di denari è una moneta d'oro che hai, è qualcosa che dà i suoi frutti se ben coltivata, soprattutto con la pausa dal pensarci su, mi stanno dicendo. Vediamo che cos'altro. Che parla questo evento di cui mi hai chiesto ancora? Sì, parla d'amore, il Cavaliere di Coppe. Quanto tempo ci vuole per alcuni di voi, per alcuni di voi quanto tempo ci vuole affinché l'amore arrivi, una persona mi chiami, guarda, è in arrivo. Fai una pausa, non ti concentrare perché tutte queste coppe mi parlano di emozioni. Le emozioni sono gli eventi stessi. Prima arriva l'emozione che devi sperimentare e poi l'evento che te la mette in scena e tutte queste emozioni mi dice che è in arrivo da te l'amore, è in arrivo da te un'opportunità d'amore o un'opportunità, i denari sono anche il lavoro che ti risveglia il cuore, un'opportunità creativa che ti motiva a livello emozionale, però non arriva attraverso l'analisi o il controllo, va bene? Non arriva così. E se tu analizzi e controlli gli eventi, questo tarda, va bene? Perché come abbiamo detto anche nell'intro, è quanto tempo ci vuole affinché tu ti dia alla fede. Il paggio di coppia è proprio la fede, no? La persona innamorata della vita, la fede per gli eventi. Allora, andiamo a vedere ancora questo evento di cui mi hai chiesto, che energia ha, tu non lo sai con la luna qui, quello che ti ho detto, può essere un po' confusa, un po' confuso, non sai magari che cosa pensare, infatti non devi pensare, la luna mi parla di queste emozioni, turbamenti, no? Guarda che c'è dietro però, tu non lo vedi questo, non lo vedi ma sono io qua a dirtelo. Fammi vedere ancora questo evento. Guarda, devi attendere un po', il 7 denari, però in arrivo, vedi? Le tue stesse paure all'amore, al darti, possono ostacolarne il flusso, però è già prescritto, eccolo. Il 7 denari ti dice fai una pausa, cioè abbi pazienza perché hai già seminato in te ed è in arrivo, anche se non lo vedi, ci sono le nebbie della luna, no? Un po' di pazienza ti dicono, un po' di pazienza. Cioè ti dicono coltiva questa bellezza dentro di te, questo amore, questo seme. Se fai un lavoro creativo, spingiti verso questo. Il Cavaliere di Coppe al centro stesa mi parla del movimento della vita che già ti sta chiamando, quindi che sia una persona o che sia un evento che ha a che fare con una spinta creativa della tua vita, continua a dedicarti su quello. Per esempio, se mi hai chiesto dell'amore, concentrati sulla presenza-assenza, no? Dell'amante invisibile. Come vi insegno sempre, la mancanza non è assenza, ma è invisibilità. Se ancora la persona del tuo cuore non c'è o la persona nuova non c'è, non è che non c'è l'invisibilità ideale, l'archetipo. Tu devi proprio crearti, questo ve lo dicevo sempre prima, una sorta di avatar. Cioè, devi parlarci col tuo amante mistico, col tuo spirito guida, prima che si incarni all'interno di un veicolo umano, diciamolo così. Che ne so, io spesso andavo a cena da sola e a fianco a me c'era il mio amante mistico e quindi ci parlavo, capito? Mi riempivo per 2 bicchieri d'acqua. Potevo essere presa come una pazza, però intanto io ero felice, era quello il senso. Quindi ehm, fai questo perché stanno lavorando sulla fede in ciò che non si vede. Per questo, ecco che fai una pausa, divertiti, rilassati. Se invece è una cosa che stai aspettando di natura lavorativa o di natura economica, per qualcosa che hai fatto, che stai aspettando del denaro, per qualcosa che ti motiva, un progetto che ti motiva, è già in arrivo. Continua a dedicarti a ciò che ti piace. Ricordati come il grande mantra, la grande formula psichica della creazione immaginale. Sulle ali della perfetta creatività coltivo il gioco del puro piacere, cioè tu pensa soltanto a quello che stai facendo, non al risultato, al piacere di fare quella cosa, va bene? Perché darà grandi frutti col 7 denari, va bene? È già in arrivo questo. Quindi non c'è il tempo lineare, quanto tempo ci metti tu a darti alla fede nel mistero. Sì, tu stai riprendendo? Sì.
Vediamo un po' che cos'altro ti dicono. Lo facciamo facciamolo con queste carte, anzi con queste, le carte della Maria Vittoria, della numerologia, vediamo. Vergognati, è colpa tua, stai zitta, non si fanno queste cose, conflitto di attacco. Qua mi stanno parlando di una parte emotiva tua. Allora, rispetto alla domanda che mi hai fatto, no? All'attesa di questa cosa, l'invisibilità di ciò che mi hai chiesto, che è ancora invisibile, sta lavorando su certe dinamiche profonde che hanno il senso di colpa, cioè allora sul mio canale ci sono tutte le pratiche affinché tu possa sciogliere il senso di colpa, metto tutte le pratiche sul canale, specialmente quello del senso di colpa qui. Perché stanno emergendo, ho fatto bene, ho fatto male, tutte queste paure, ma se avessi sbagliato, ma se così, ma se così, o potrebbero emergere. Allora ti dico, con le pratiche, siccome l'anima non parla per concetti e non capisce l'anima con i concetti, con le parole, l'anima capisce soltanto con il rito, con i riti, con i gesti. Allora tu, come sanno migliaia delle nostre sorelle e fratelli, quando metti nella tua vita il rito, allora le cose iniziano a funzionare. Allora c'è un conflitto interno in merito a questa cosa che mi hai chiesto, che si risolve grazie alla tua consapevolezza di questo. Sì. Vediamo ancora cosa mi dicono. Pulizia, un po' di pulizia in merito al senso di colpa, qualcuno che ti ha fatto sentire sbagliata o sbagliato. Liberati del superfluo, purifica l'esterno per purificare la tua casa interiore. Qua ti stanno consigliando di pulire casa, di fare un po' le pulizie, sai il Feng Shui? Ti stanno consigliando di pulire casa, ma la pulizia in sé è la pulizia da magari un'ossessione su qualcosa, la pulizia dai pensieri ossessivi. Mi spiego, i pensieri ossessivi fanno parte di spiriti perturbati nella genia. La luna rappresenta il passato, le tue vite passate, la parte atavica di noi, no? Che vengono a galla affinché possano essere viste, riconosciute e guarite. E a mezzo di questa cosa che mi hai chiesto sta succedendo tutto questo. Infatti è curioso come dietro a qualcosa che chiedi c'è tutto un mondo, no? Il mondo della luna, il mondo del mistero. Vediamo che cos'altro ti dicono queste. Siccome mi hanno parlato cavalieri di coppe, comunque sia c'è amore qui, no? Vediamo le carte dell'amore, cosa mi dicono. C'è queste carte qui. Vita in comune, 8 mesi. Mi dice che tra 8 mesi, a partire da adesso, ci sarà la vita in comune con qualcuno, con la chiave. Con la chiave. Una svolta, una vita in comune. Mi parlano anche di convivenza, di matrimonio, mi parlano di la chiave di volta. Quindi è una carta, guarda, con queste carte qua mi stanno parlando di un'attesa fruttifera. Va bene? Perché dietro a quello che hai chiesto c'è tutta una roba antica che si sta pulendo, magari ti consiglio di fare la pratica, perché non c'è nulla di grave qui, cioè vita in comune. Che cos'altro mi dicono? Vedi, la tua anima gemella non è pronta, mi dicono. In merito all'amore mi dicono che non è questo il momento, però eccolo qua che c'è nella tua linea energetica, no? Dice che non è ancora pronta la tua anima gemella, però ci sarà vita in comune. Qua mi dicono 4 mesi, e al di là del tempo lineare, come ti ho detto prima,
Il tempo è quanto ci metti a darti all'amore, ad avere fede nel mistero, perché la persona, se parliamo di relazione romantica, è qua, eccola. Tu non la vedi, ti viene chiesta pazienza perché stai lavorando sulla fede nell'invisibile, va bene? Se parliamo di amore romantico, possiamo anche parlare di amicizia, possiamo anche parlare di lavoro, va bene? Ovviamente adattatela a quello che mi hai chiesto. Mm, ok. Vediamo rispetto all'amore cosa ti dirà questa persona, lo facciamo con i miei potenti oracoli lui-lei che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Guarda, ti sto aspettando, che è un paradosso. Dice, come ti sto aspettando? Lo sto aspettando io, no? Tu potresti dire, no, è il tuo amante mistico che dice ti sto aspettando che tu sia pronta a darti. Come ti dai all'amore e alla fede nel mistero? I rituali sono fondamentali, magari sul senso di colpa, come ti ho detto, lo trovi nella playlist letture di tarocchi con pratica, con le pratiche, le trovi nella playlist, le ho selezionate in una cartella, letture di tarocchi con le pratiche. C'è proprio quello del senso di colpa, del sentirsi inadeguati. E ecco, mentre tu scendi in quelle emozioni, tu ti avvicini sempre di più all'amante mistico, allo spirito guida, all'anima gemella. Ti sta aspettando, quindi al di là di 4 mesi, 8 mesi, cioè può essere un attimo. Mi spiego che cosa voglio dire? Cioè, le carte mi dicono a livello di tempo lineare, se tutto continua così come sta, allora ci vuole questo tempo lineare. Se tu fai la pratica, questo tempo si accorcia. Ok? Poi ti dice, ho mentito a tutti, io voglio solo te. Qua magari è una persona che già conosci, oppure se non la conosci è una persona che magari inizialmente non ti farà vedere che volete a un certo punto esplode, no? Amore mio, ti ho cercata per vite intere. E vi sentirete come legati da un filo molto importante, no? Perché tu lavorando sull'invisibile lavori sul daimon, sull'amante mistico, ma questo le mie allieve lo sanno bene. Quindi, vediamo, tu stai riprendendo? Sì. Adesso mettiamo un'altra carta di queste, della Dea. Eccola, sono saltate due. La maestria. Questo è il maestro interiore, Sta per succedere un miracolo, ragazze e miei ragazzi. Allora il miracolo arriva, si accorcia il tempo se tu agisci con le pratiche, i rituali, perché l'anima non recepisce concetti, registra simboli, riti. Allora usa la tua maestria per praticare l'invisibilità col tuo amante mistico e succederà un miracolo da un istante, in un istante. Magari fatti anche la danza del piacere, perché ti mette nella frequenza della gioia, ok? Bellissimo! Ragazzi miei ragazzi, io non aggiungo nient'altro e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua con la seconda variante. Allora, in base a quello che mi chiedi, quando arriverà? Ok, quella cosa lì. Andiamo a vedere cosa ci rispondono prima di tutto queste carte oracolo. Allora, vediamo. Quando arriverà quello che mi stai chiedendo? Pensa a quello che mi stai chiedendo, pensalo bene, immaginalo bene. Si è girata da sola. Mattina, arriverà di mattina. Di mattina, può essere domani mattina, può essere questa mattina, può essere una mattina, di mattina. Allora, la mattina, e qua abbiamo un'alba, no? Quello che mi hai chiesto è foriero di una nuova alba. Cos'è una nuova alba? È quando i tuoi occhi scorgono il tuo viso per la prima volta.
quindi come se guardassi tutto in modo diverso, una nuova nascita. E quindi l'anima è quello che mi hai chiesto, ha a che fare con una tua nuova nascita, quello quando arriva di mattina, la mattina è un simbolo, arriva consegnandoti una nuova alba, una nuova nascita, una rinascita e quindi arriva di mattina. Può essere una proposta, può essere qualcosa, arriva di mattina. Vediamo adesso che cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Qual è l'energia di quello che mi hai chiesto? L'energia di quello che mi hai chiesto. Qual è l'archetipo? L'energia di quello che mi hai chiesto. Una trasformazione, ti ho appena detto una nuova alba, una rinascita. Non lo so se stai facendo le pratiche di yoga sciamanico con me, però magari questa mattina ti consiglio, domani mattina, di mattina, fai il rituale di morte e rinascita. Oppure farlo prima di dormire, quello che trovi sul canale, perché la morte ha a che fare con una trasformazione radicale, una fine inevitabile che c'è già stata nella tua vita e ti porta questa nuova alba, una rinascita, una gioia dell'essere, per essere vivi, ha a che fare con questa energia qui, l'archetipo della morte, del grande transito. E che energia porta quello che mi hai chiesto? Vediamo, dopo questa trasformazione. Ah, il 7 di bastoni. Allora, il saper finalmente dire combattere per quello in cui credi. Il 7 di bastoni in questo caso è pongo limiti a questa persona, no? Ma nella veste che abbiamo chiesto noi e che energia porta questa trasformazione è saper mettere limiti. Mi stanno raccontando limiti positivi, cioè non esistono limiti positivi, però per intenderci i sani confini. Quello che mi hai chiesto è la rigenerazione di te, una nuova alba, qualcosa di nuovo che farà di nuovo commuovere il tuo cuore e ha a che fare anche con dei sani confini, con qualcosa di ripulire la tua energia. Vediamo qual è il dono di questo, di quello che mi hai chiesto. La chiarezza, il 2 di spade come dono è la chiarezza, non aver fretta di decidere, il dono non aver il fiato sul collo, avere finalmente la chiarezza di saper decidere. Sono carte di grande trasformazione qua, E nel momento in cui fai il rituale di morte e rinascita c'è chiarezza, perché? Perché il tempo non è dato, come ti ho detto anche nell'intro di queste due varianti, da un tempo lineare. Quanto tempo ci vuole ad avere fede nel mistero, a darsi, a offrirsi, no? Ecco, queste carte mi stanno raccontando di una grande trasformazione che ti permette di sanare i tuoi confini e non avere più alcun dubbio in merito alle cose. Vediamo ancora in merito a quello che mi hai chiesto. Qua abbiamo avuto una torre, stiamo avendo una torre. Mi parla di distruzione completa di una vecchia identità, una nuova alba che nasce dalla distruzione completa di una nuova identità. E io ti dico, è molto presto arriva questa cosa, perché è già in atto, molto presto questa cosa, è già in atto. E qua abbiamo un 3 di denari. Il 3 di denari mi parla di cooperazione, di costruzione. E se abbiamo perso il lavoro, non abbiamo lavoro, c'è qualcosa di inerente al lavoro. Qua arriva una cooperazione con un'altra azienda, se lavori in un'azienda o perché qua non sei sola, non sei solo, qua vedo cooperazione con altre persone. In questa cosa non sei sola, non sei solo in quello che mi hai chiesto. Vedo cooperazione, vedo scambi, vedo persone che si intendono tra di loro. Quello che mi hai chiesto arriva prestissimo, la torre sono carte molto veloci anche queste, prestissimo, perché il cambiamento è già avvenuto in te.
quando fai le pratiche, perché l'anima registra solo le pratiche, non i concetti che io posso esprimerti in questo momento, anche se ti fanno arrivare a un certo tipo di consapevolezza, però quando la psiche li assorbe attraverso i gesti, attraverso i riti, no? Ecco perché ti ho detto di fare la pratica. E non sei sola, non sei solo, vedo cooperazione, dopo una distruzione, dopo un crollo di strutture che non potevano più sussistere per la tua evoluzione, arriva il compimento a mezzo di altre persone che sostengono, ti supportano nella creazione di qualcosa qui, creazione di qualcosa. Sì. Qua c'è il 9 di coppe, mi dicono che hai passato un momento di, o stai passando in questo momento di trasformazione. Allora ti dico che molto presto tornerai a essere contenta, contento, ma prestissimo, la mattina, solitamente in questo mazzo la mattina è proprio adesso, cioè è brevissimo, ok? Una nuova alba, una nuova trasformazione. Vedo che non sei sola, ci sono esperti con te. Sì, una guarigione a tutti i livelli. Vediamo cosa mi dicono queste altre. Il passato qua si deve concludere, il vecchio modo di amare o vecchio modo di relazionarsi alle cose, alle persone, agli eventi, proprio concludere, perché qua c'è qualcosa di grosso per te. Cosa mi dicono queste? Questa vuole uscire. La purificazione, che ti ho detto? La purificazione, ma già se mi fai il rituale della morte e rinascita lo fai, eh? La casa, la macchina, gli ambienti dove vivo sono puliti e protetti. Allora, questo sia un consiglio, il mio consiglio maggiore è quello che tocca tutti i punti dell'essere, conscio e inconscio e i rituali di morte e rinascita. Ma quello che mi hai chiesto arriva presto portando una purificazione, ma soprattutto la purificazione interna che fai tu a livello consapevole, fa arrivare questa cooperazione, questa collaborazione in modo purificato, purificato. Energie tossiche relative a vecchi modi di essere. Sì. Vediamo che cos'altro. Conflitto di territorio. Uno tira da una parte, uno tira dall'altra. Mi dicono che vengono purificate queste dinamiche di conflittualità interne, esterne, con qualcuno dentro di te. Questo è mio, questo è tuo, tiro da una parte, tiro dall'altra, non saper cosa pensare. No, qua mi stanno raccontando che arriva una purificazione su tutti i livelli. Diamone un'altra. Io chi? Vedi maschere? Oggi sono orgogliosamente me stesso. Qua sarai te stessa, te stesso, perché hai una nuova nascita, una nuova rinascita, con tutte le maschere che hai potuto sperimentare delle altre persone, di te stessa, perché la maschera è ciò che ci costruiamo, no? La parola persona stessa viene dall'etrusco persu, che significa maschera. Indossiamo sempre una maschera che è fatta ai nostri condizionamenti. Ecco, è come se crollassero tutte le maschere fatte di condizionamenti e ci fosse una nuova te, la te vera, il te vero, autentica. E quindi di mattina è proprio la realizzazione di qualcosa di autentico e arriva molto presto. Mm. Vediamo cosa mi raccontano queste ancora. L'energia di questo, quello che mi hai chiesto. Punto di silenzio, nuovo inizio, vedi? Ripartenza, riconciliazione, chiarimento. C'è un nuovo inizio. Riconciliazione, ripartenza, chiarimento. Può essere un chiarimento sul lavoro, nella vita pratica, però è proprio un nuovo inizio. Arriva presto. Arriva presto. Vediamo cosa mi dicono queste altre.
questa. Nuovo inizio, mattina. Arriva presto, ragazze e miei ragazzi, molto presto. L'unico appunto che ti chiedo è fare il rituale di morte e rinascita. Perché, ti ripeto, l'anima non si mi ha chiesto quando arriva questa cosa nuova, questo nuovo inizio, questa rinascita, qualcosa di nuovo nella mia vita. Ok, molto presto, perché perché la morte c'è già stata. Quindi i sani confini sono stati messi, adesso magari ti posso vedere un po' in dubbio se rompere una struttura oppure no, un vecchio modo di essere, un vecchio modo di fare, la risposta è sì, perché il nuovo inizio è alle porte e porta grandi gratificazioni. Voglio vedere una cosa, metterci alcune specifiche qua. La torre. Cosa viene distrutto e cosa inizia? Visto nuovo inizio, cosa viene distrutto e cosa inizia con quel 3 di denari? La papessa, paggio di denari. Wow, il re di coppe. Allora qua c'è un nuovo inizio. Cosa viene distrutto? Una vecchia identità, viene fuori qualcosa, una notizia che stavi aspettando. O il paggio di denari sono comunicazioni in concreto che arrivano da che stavi aspettando, le stavi attirando a te. Il re di coppe è una persona che ti sostiene, che ti aiuta, una persona di grande spessore emotivo e quindi non sei sola o solo, ti ho detto, in questa anche partnership, o c'è qualcuno qua che porta questa notizia, però viene distrutta una vecchia identità anche grazie a mezzo, lo ribadisco, del rituale di morte e rinascita. Perché come sapete i tarocchi leggono una narrazione, non predicono il futuro in sé, ti fanno vedere il potenziale di quel futuro. Ora, il tempo qual è? Che cos'è il tempo? Il tempo che ci metti ad avere fede in questo potenziale. Allora, le pratiche con i gesti convincono l'inconscio, convincono la psiche profonda. E allora questa mattina è adesso, ok? Vediamo ancora questa collaborazione del 3 di denari. A cosa porta? Qua c'è persona onesta, rispettabile. Sul 3 di denari, a cosa porta questa collaborazione del 3 di denari? La forza, il paggio di coppe, qualcosa che ti fa tornare viva o vivo, qualcosa che ti fa sentire grata o grato all'esistenza, 10 di denari e che ti porta molta stabilità. Questa collaborazione ti fa sentire viva, vivo. Dopo la torre con la forza, il paggio di coppe è sentirsi di nuovo avere fede nell'universo, fede nella vita, e il 10 denari costruire stabilità. Questa collaborazione, questa unione porta stabilità. Ora adattatela alla vostra domanda, però qua vedo che dopo una vecchia identità, un vecchio modo di essere, un vecchio modo di amare, vengono fuori notizie che attiri grazie al tuo lavoro interiore. Ci sono persone molto di fiducia vicino a te, non sei sola, non sei solo, con le quali costruire, allearsi, ti vedo piena di energia, piena di forza e costruire una struttura solida in questo nuovo inizio, questo mi dicono, ok? Ok, vediamo adesso, tu stai riprendendo? Sì. Allora, vediamo adesso con queste carte. Quello che mi hai chiesto in base a questo nuovo inizio. Non ci posso credere. Nuovo inizio, nuovo inizio, nuovo inizio. Mattina, nuovos comienzos, nuovo inizio. Quando una porta si chiude, un'altra si apre. Accetto le mie responsabilità, riconosco le opportunità e l'apprendimento che mi stanno brindando. Cioè, abbiamo avuto delle difficoltà importanti, le stiamo avendo in questo momento. Alcuni di voi mi avranno potuto chiedere: ma quando finisce questo tormento, questa cosa? Presto, presto. Quindi, a seconda di quello che mi hai chiesto, tutte le carte puntano su nuovi inizi. 13, 13, di nuovo la morte. Potresti vedere il numero 13 nelle prossime ore o vederlo prossimi giorni che hanno a che fare con questo nuovo inizio.
mi parlano tutte di nuovo inizio in base alla domanda che mi hai fatto, quindi tutto sul nuovo, doveva crollare una vecchia identità per andare incontro a qualcosa di nuovo, affine a te, più bello, ok? Vediamo queste carte cosa mi dicono, perché è accaduta la fine necessaria con la torre, con la morte. Vediamo. Saltate da sole due. Perché è il momento di lasciare un passo indietro, di dare un passo atrás. Ah, è come se dovessi riconsiderare alcune cose per aiutarti a vedere le cose in un'altra maniera. Allora, le carte mi stanno raccontando che quello che è successo ti porta a riconsiderare gli eventi della tua vita o l'evento stesso per farti vedere le cose da un'altra prospettiva. E quello su cui puntano l'attenzione le carte è che devi cogliere questo nuovo inizio sulla base di questa nuova identità. C'erano vecchi modi di fare e di agire che non andavano più bene. Allora, nel momento in cui questo non va bene, la vita ti fa arrivare una torre, no? Che rompe le certezze. Quelle possono scombussolare, ma sono il preludio dei tuoi più grandi miracoli. Eccoli. E sono molto veloci, a seconda di quanto tu ci metti ad avere fede in questo, perché il tempo in sé è una mera costruzione dell'uomo ai fini della prevedibilità, misurabilità e controllabilità. Ma tutto accade adesso, questo accade in un istante, va bene? Vediamo ancora una di queste. Depurati dalle negatività, tutto ti sarà più chiaro, e si concentrano di nuovo sull'energia un po' più bassa dovuta a un eccessivo pensare, a un eccessivo rimuginare, no? E quindi ti dicono: guarda, tutto accade adesso, quello che hai chiesto accade in un istante, e i rituali o le pratiche sono fondamentali. Migliaia dei nostri sorelle e fratelli lo sanno già. Quindi, in base a quello che mi hai chiesto, una pratica di morte e rinascita. Detox, depurati dalle negatività. La negatività è quando la mente rumina, ok? Vediamo cos'altro. E osserva con attenzione, perché quello che cerchi è davanti ai tuoi occhi. Qua ci sono delle persone, collaborazioni davanti ai tuoi occhi. Quello che cerchi è davanti ai tuoi occhi. Ognuno di voi saprà che cos'è, ma lo sai già. Va bene? Ragazze e miei ragazzi, io non aggiungo nient'altro. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.